Ciao e bentornati su Ediufoni. Io sono Andrea ed oggi vi parlo di una cuffia che ho inseguito per anni e che sono riuscito finalmente ad acquistare, ovvero la ZMF Caldera Open. La ZMF Caldera Open è la prima cuffia a driver magnetoplanare del produttore americano, che sappiamo essere noto per le sue cuffie a driver dinamico. La Caldera infatti è il culmine di anni ed anni di sperimentazione e ricerca, presentando infatti ben due tecnologie brevettate proprio da ZMF, ovvero il CAMS, un sistema di magneti asimmetrici, e l'ADS, un sistema di dampening che nasce con il modello Atrium. Il prezzo di listino è di circa 4.000 euro in Europa ed è anche la prima cuffia ZMF con un'impedenza media. Ciò permette anche una maggiore pilotabilità della cuffia anche da amplificatori meno potenti, mantenendo però la piena compatibilità con quelli valvolari. Prima di proseguire ti invito ad iscriverti se il video ti sta interessando, mettendo anche un mi piace, e ci tengo a precisare che l'esemplare che vedete in questo video tra le mie mani è stato acquistato per utilizzo personale dal rivenditore europeo ed italiano Level Audio. Di conseguenza ogni opinione espressa in questo video è frutto esclusivo della mia esperienza. A livello di costruzione la Caldera è una classica ZMF. Abbiamo quindi un utilizzo di materiali di alta qualità, una costruzione estremamente robusta e pensata per durare nel tempo, con un grande occhio di riguardo alla riparabilità del prodotto. Rimane ovviamente la garanzia a vita sui driver per il primo acquirente e la possibilità di modificare il suono ed il comfort con accessori quali pad, strap aggiuntive e mesh da installare sulla cuffia. Personalmente è uno dei modelli più comodi tra quelli che ho provato, anche grazie al legno particolare di questo modello che risulta estremamente leggero. La mia configurazione preferita è risultata essere con la mesh stock, quella intermedia per capirci, ed i pad in velluto che vanno a limare leggermente qualche picco negli alti, di cui parleremo più avanti. Per quanto riguarda il suono, la Caldera ha una firma tendenzialmente neutrale ma con un buon tocco di classico calore ZMF, soprattutto per quanto riguarda la gamma medio-bassa. I medi risultano assolutamente ben eseguiti, con il giusto peso e calore nelle voci, con il giusto corpo per tutti gli strumenti nel range medio e per le voci appunto, anche se per come è strutturata la sua firma sonora non è una cuffia che si concentra interamente sui medi. È forse infatti sulla parte dei bassi che ho trovato gli spunti più interessanti. La Caldera infatti ha un basso estremamente impattante, pulito e preciso, con una fantastica texture a livello di dettaglio di informazioni, ma mai esagerato e mai un basso che va a sporcare i medi. La cosa incredibile, per quello che mi riguarda almeno, è la capacità della Caldera di separare in maniera quasi analitica il basso come strumento e la batteria, risultando in una presentazione estremamente organica e musicale, ma che permette di seguire perfettamente tutte le linee del basso, ma anche ogni singolo impatto della batteria. La parte forse leggermente meno riuscita sono gli alti, dove, almeno per la mia testa e per le mie orecchie, è presente un leggero picco che in alcuni brani risulta in una presentazione che tende leggermente a distrarmi. Questo è dovuto probabilmente ad una risonanza causata dalla impedenza acustica delle mie orecchie e della mia testa, che potrebbe chiaramente non presentarsi per altre persone, per altri soggetti. Come sappiamo infatti ogni testa è diversa, ogni orecchio è diverso, e questo significa che ognuno di noi ha la possibilità di sentire, soprattutto per quanto riguarda la gamma alta, le cuffie in modo completamente diverso. Quindi insomma, riassumendo un po' questa Caldera Open, è una cuffia estremamente dettagliata, con una grande percezione di dettaglio, di risoluzione, con anche un ottimo staging ed un'ottima gestione dei suoni nello spazio. In particolare, la cosa più interessante che ho trovato, assieme a questa sensazione di dettaglio e di separazione dei suoni veramente incredibile, è la presentazione dei bassi, che risulta estremamente divertente, estremamente soddisfacente, senza però mollare un minimo di dettaglio, di informazione. Una cuffia con cui voglio confrontarla è la Abyss Diana DZ, una cuffia dal prezzo simile, che però non potrebbe essere più diversa, sia per quanto riguarda la sua forma fisica, per quanto riguarda appunto la costruzione, i materiali ed anche il comfort, che è molto diverso, come anche per la filosofia con cui è progettata, dove infatti nella Caldera abbiamo abbondante uso di dampening, quindi di materiali che vanno a smorzare le onde sonore per evitare rifrazioni che vadano ad alterare la risposta in frequenza,
Sulla Diana abbiamo praticamente il driver nudo con nessun tipo di dampening ed un suono infatti che risulta molto più libero in senso sia positivo che negativo. La Diana DZ ha un feeling molto più industriale sia nel design che nei materiali, è molto più compatta, molto più leggera, anche probabilmente con un'ergonomia molto peggiore per chi ha una testa grande, ed anche nel suono ha una sensazione di dettaglio forse leggermente minore della Caldera, proprio perché ha un suono più libero, più incondizionato. Si ha proprio questa sensazione di minore dampening. La Caldera infatti ha forse una migliore separazione dei suoni e sicuramente un basso molto più impattante e divertente, mentre la Diana DZ probabilmente ha una presentazione dei medi più vicina e più intima, mentre per quanto riguarda gli alti ha forse una presentazione, un risultato sonoro più neutrale e realistico. Per chi invece fosse curioso di sapere come si confronta con la Atrium, sono due cuffie molto diverse. La Atrium è molto più calda, molto più viscerale se vogliamo, ha una presentazione decisamente meno neutrale ed anche direi meno tecnica. Tra le due onestamente farei fatica a consigliarvene una come migliore. Sono due cuffie molto diverse che hanno scopi diversi e che secondo me sono per un pubblico diverso, ma che possono assolutamente coesistere in una collezione offrendo appunto un'esperienza sonora assolutamente unica. In conclusione, questa Caldera Open mi è piaciuta molto. Sicuramente averla inseguita per tutto questo tempo ha appesantito le mie aspettative, che sono però state rispettate. Ritengo che la Caldera infatti rappresenti un ottimo endgame, una cuffia top con cui chiudere il proprio setup dei sogni con una cuffia estremamente tecnica, dettagliata e precisa, che però vira dalla solita firma analitica e neutrale per abbracciare un suono più piacevole, musicale e con un basso estremamente impattante e divertente. Non mi resta quindi che ringraziarvi per aver visto questo video, invitandovi anche ad iscrivervi a questo canale se vi è piaciuto. Vi auguro quindi buoni ascolti, un saluto e alla prossima!